Ciao a tutti amici, benvenuti. Io sono Crix e porto contenuti su The Sims 4, Genshin Impact e Warframe. Oggi finalmente andremo a iniziare la nostra storia con la nostra fata. Quindi ciao, benvenuta, benvenuto. Andremo a iniziare la storia con la nostra fata. Quindi andremo a giocare la nuova espansione finalmente perché io non l'ho ancora giocata. Così vi do due info in più, ovvero io purtroppo le nuove espansioni da Life and Dead in avanti le ho prese da poco, infatti ho deciso di iniziare a streamare proprio ora che le ho di nuovo tutte perché ero rimasto un po' indietro. Quindi adesso che ho di nuovo tutte le espansioni siamo qua con la nostra Simmina che vi ricordo che si chiama Elaria Mistwood. Lei è una fata e oggi andremo a iniziare la sua storia. Quindi, oltre a vedere che cosa succede a lei, e sicuramente sarà una storia ricca di colpi di scena perché ho già in mente qualcosa di molto interessante poi per le puntate a venire. In più, andremo quindi a esplorare proprio la nuova espansione sbarra espansioni perché le altre è vero che lo giocate ma molto poco. Quindi direi di non perdere altro tempo e di iniziare. Rivediamo un attimo lei. Lei è Elaria. Eccola qui. Ora non ha le ali, però mi piacerebbe subito farla trasformare così vediamo anche, c'è la forma fatata, come sono le animazioni. No, non cela, scusate. No, no, non era cela, già faccio casino. Rivela, però non so perché non ha le ali. Ah, eccole qua. Ok, era solo forse perché avevo appena aperto il gioco. Va bene, eccola qua. Quindi queste sono le sue ali, guardate che belle, l'abbiamo anche decorata un pochino l'altra volta. Eccola. Ovviamente come sempre ho usato dei CC, quelli non possono mai mancare. E rivediamo un attimo la sua casa. Lei abita in questa casa che è molto naturale, quindi è come se fosse un po' una specie, ho pensato di farla un po' in stile L'Hobbit. Di fianco abbiamo tutta natura, tutte piante. E invece da questa parte lei ha un bel terreno da coltivare, un laghetto, ha addirittura dei polli che dobbiamo ancora farle prendere perché lei è appena arrivata su questo pianeta. Quindi io il suo inizio me lo sono immaginato così. Elaria era in un mondo con la sua famiglia e tutti i suoi amici, era un mondo fatato, incantato. Purtroppo è successo qualcosa di brutto, il mondo ha avuto dei problemi, c'è stata una specie di guerra, il suo mondo è stato distrutto, ma prima che lei morisse i suoi genitori si sono sacrificati e hanno usato tutta la loro magia per teletrasportarla in un nuovo mondo ed ecco qua che Elaria è arrivata. Quindi visto che a me piace sempre dare un po' di tocco anche realistico, anche ai miei simili che provengono dalla fantasia, come in questo caso, cosa succede? Lei arriva in questo mondo e questo mondo, mettiamola così comunque, qualcuno gli dà una specie di sussidio, un aiuto per iniziare cioè appunto per iniziare una nuova vita. Quindi è per questo che lei è riuscita a prendersi casa. Come se l'avesse un po' costruita lei, adesso gli dobbiamo andare a togliere i soldi perché ovviamente, grazie al trucco, lei dovrebbe avere, mettiamo anche solo 500, cioè lei d'ora in avanti se la caverà solo con questi soldi. Quindi avevo aggiunto i soldi solo per farle la casa perché volevo che avesse già una casa come aiuto, mettiamola così, quello che sarebbe poi per noi nel mondo reale un aiuto statale, no? Quindi lei ha avuto questo aiuto, adesso ha il suo lotto pronto a iniziare la sua nuova vita. Visto che la nuova espansione Natura Incantata, che vi chiedo scusa se l'ho sempre tradotta male, io forse la chiamavo Valle Incantata, ma no, è Natura Incantata, aggiunge questa nuova abilità che è la farmacia. Allora lei ha l'aspirazione di appassionata di Elisir, quindi andremo anche a farle fare questa aspirazione perché siccome lei si è ritrovata qua, sicuramente avrà i suoi traumi su cui combattere, lo vedremo andando avanti con la storia, però siccome si è ritrovata qua, vuole un po' rendersi
utile, vuole un po' fare quello che nell'altro mondo le veniva bene, che era praticamente una specie di curatrice. Lei usava i suoi poteri per curare le persone, per aiutarle ed è quello che vuole fare qua, visto che si è trovata in un mondo che alla fine, oltre a essere pacifico, non ci sono guerre, non c'è niente che non va, o almeno così crediamo, questo è quello che sa lei, ha voluto appunto seguire questa aspirazione. Quindi noi la faremo seguire proprio secondo questa, diciamo, regola, questa teoria. Quindi, allora, vediamo innanzitutto come iniziare. Lei è appena arrivata, quindi si ritrova qua. Oh, che bella, non l'avevo ancora vista la cosa dei bisogni di una fata, molto carina, perché poi ovviamente quando non sono streaming gioco anche a The Sims, ma mi sono promesso di non giocare le fate, di non cercare di non fare le nuove abilità, proprio perché volevo esplorarle insieme a voi. Allora, abbiamo qua il rango, esattamente come per i vampiri e gli incantatori, capacità fatata. Ah, qua ci sono dei bonus che vedremo poi piano piano facendola crescere. Bello, ci sta tantissimo. Ciao, ciao Cami. E, e quindi ci sta. Queste sono le abilità, va bene, il resto dovrebbe essere tutto uguale perché qua abbiamo, vabbè, i suoi tratti. Ah, lei ha già delle radici, sì, perché l'ho fatto per un pacchetto di semi, se devo essere onesto. Allora, i bisogni sta bene. Come vedete qua abbiamo la forza emotiva, che è una grande novità per questa espansione, viene consumata per avvalersi delle capacità fatate, ma qualunque fata che la esaurisca del tutto muore. Recupera forza emotiva assorbendo le emozioni di altri sim o usando rigenera la forza emotiva. Oh cielo! Ok, questo non lo sapevo. Quindi non dobbiamo in alcun modo far sì che lei perda questa forza emotiva, perché sennò muore e la serie è bella che è finita prima ancora di iniziare. Sistemo solo la chat, se no fatica nel leggervi. Ok, a posto, ci siamo. Allora, come bisogni lei adesso sta bene e ha la socialità un po' bassa. Vediamo un attimo la sua aspirazione cosa ci chiede, perché questa è l'aspirazione nuova della espansione. Vai in cerca di ingredienti farmaceutici 3 volte, crea 2 oggetti in un tavolo farmaceutico, dai una cura, un elisir ad ancora 3 sim, raggiungi il livello 2 della carriera di naturopata. Ah, lei non ha la carriera di naturopata, però possiamo fargliela avere, cioè d'altronde una fata può lavorare benissimo. Ok, lei adesso è qui, sta esplorando la sua nuova casa, quindi sta guardando com'è e vediamola anche un attimo, così ce la ripassiamo. È un bilocale, no, è un monolocale perché c'è solo un bagno in più. Lei ha nient'altro che una cucina, molto rustica alla fine, anche molto fatata, oserei dire. Ha un separé per la camera del letto. C'è uno gnomo che chiamerò gnomino. Qua c'è il letto, guardate che bello, ho messo anche le piante vere che non so come si curano queste perché sono da interne, quindi basterà, penso... incanta! Ci servono i mucchi di polvere fatata, ok, e poi hai il bagno, che anche questo guardate com'è verde, guardate com'è bello, cioè è la casa dei miei sogni. Piccola, facile da pulire, tutta verde, piena di piante. E questo è il suo giardino in cui le ho messo anche il laboratorio fatato. Fuori sì, perché lei da fata ovviamente è abituata a vivere nella natura, cioè in questo mondo lei ha una casa, ma prima non era così, perciò lei qua si abituerà di nuovo, anzi è già abituata secondo la storia, però si abituerà a stare fuori e coltiverà tantissime piante. Nel frattempo, però, visto che qua noi vogliamo farle acquistare dei polli, allora i polli possiamo prendere una, anzi, gallina bianca, gallina marrone, gallina nera e un gallo nero. Sì, solo uno gallo. Ah già, ma non abbiamo soldi? Ma che scemo che sono. Allora solo una gallina. Una gallina bianca
che chiameremo, vabbè, il nome del pollaio. Questo se me lo suggerite voi in chat mi fa molto piacere. Come possiamo chiamare il pollaio? Allora, vediamo un attimo perché volevo farle mettere anche, ecco, spargi il mangime. Sì, ragazzi, facciamo così. Se vi dà fastidio la luce che mi sbatte sugli occhiali, ditemelo, però se no non riesco a giocare, purtroppo senza occhiali non leggo proprio niente. Termina la missione, non ce ne frega proprio niente di queste cose. Eccola qua che va a dare da mangiare alla sua gallinella, eccola qua. Dai un nome a gallina bianca e la chiameremo Tina, dai, di Fatina, ci sta tantissimo. La nostra gallina Tina. E le facciamo socializza accarezzatina, così anche lei in casa non si sente da sola. Ha deciso di iniziare con una gallina, proprio perché appunto lei è abituata a stare nel bosco, quindi anche con gli animali, quindi ha voluto che... Perché non mi hai tolto l'animazione? Ma sei cattivo? No, no, lamentati dell'Apocalisse, magari anche no, anche se ci starebbe dato il suo... No, vabbè, Nutritina, il suo passato, e socializza abbracciatina. Sì, gli avevo già dato il mangiare, ma non rischiamo di farla morire di fame. Ok, vediamo se ce la fa abbracciare. No, ce lo toglie, forse perché non ci sta, è troppo stretto. Vabbè, fa niente. Poi le facciamo già cercare un lavoro, che eccolo qua, nella categoria naturopata, quindi diciamo che la facciamo... Lei è come se le fosse stato proposto questo lavoro, del tipo gli è stata data casa, è stata aiutata e gli è stato proposto in base alle sue competenze di iniziare un lavoro come naturopata. I sim con questo lavoro potranno ricevere i clienti nel proprio lotto di residenza, oltre ad avere le normali opzioni vai a lavoro e lavora da casa. Un sim naturopata attinge dai pozzi profondi del sapere, dalla creazione di elisir alla ricerca di cibo per aiutare altri sim a sentirsi meglio. Se la guarigione e la stabilità ti attraggono, è la carriera giusta per te. Sblocca 3 abiti professionali, nuove interazioni sociali come educa sulla stabilità, ulteriori interazioni lavorative tra cui la capacità di ricevere sim malati nel proprio lotto di residenza. Tratti oggetti decorativi come il pacchetto di cornici saggezza di Everdew, perfetti per qualsiasi ufficio domestico. Dalle 8 alle 17, 18 all'ora, va benissimo, tanto lei oggi non lavorerà ancora. Ecco, no, studi e mezzi olistici al computer, questo è un peccato perché noi non abbiamo il computer, quindi niente promozione per adesso, ma non fa niente perché la prima cosa che vogliamo farle fare noi è un attimo andare in giro, così iniziamo a esplorare una parte di quartiere. Noi siamo qua, cioè questa è la nostra casa, eccola. Qua c'è anche una casetta, però è NPC, cioè non si può giocare. Qua è pieno di vasi, ok. Qua ci sono delle piante in giro, basilico silvestre. Questa è una casa già del gioco, ok. Qua abbiamo delle specie di giardinetti. Può andare sull'altalena. Bello, preparo un rimedio arboristico, questo c'era già per le griglie. Ok. Altre case. Questa espansione, cioè, scusate, questo quartiere hanno fatto bellissimo, è proprio bello. Guardate qua, ah, poi c'è un giardino, c'è una specie di piazza, ok. Bello, questo comando, proviamo a fare evoca. Lei va in giro, assegnazione lavorativa, usa l'interazione e ricarica i bisogni su 3 sim. Ok, non so cosa sia, ma va bene. Quindi facciamo così. C'è un bambino, salutalo, presentazione amichevole, anzi facciamo prima questo, lei va in giro, incontra persone a caso, lei è una molto socievole, anche se fatica un po' a fidarsi dopo quello che ha passato, data la sua storia precedente. Tra l'altro, aspettate, scusate, ho notato adesso che ho lasciato questo in mezzo per lo streaming di Genshin, che devo coprire lui di
Ok, così vedete meglio, giusto? Perfetto. Quindi la prima cosa che vuole fare è cercare un attimo di integrarsi, conoscere meglio le usanze e le persone di questo mondo. Quindi Buffo è un bambino, quindi subito racconta una barzelletta, cerca di farci amicizia e proviamo a vedere questa cosa che deve fare. Penso che sia sotto fata. Assorbi emozione? No, era bisogni. Non penso sia questo, sai? Impara a conoscere. Ovviamente con i bambini è sempre più facile fare amicizia, no? Rispetto agli adulti, quindi diciamo che adesso è l'aria saputo di Atlas, sembra che se la stia cavando bene, ok, acquisita l'abilità di carisma, ci sta, perché ci stai lasciando Atlas, vieni qua, prova a fare assorbi emozione, però lui mi sembra su una... innanzitutto rileva emozioni, perché non l'ho mai vista, come fa, come la sua, come l'animazione, quindi la voglio vedere. Vediamo proprio l'emozione così ed è felice. Quindi direi assolutamente di non assorbire la sua emozione, va bene così, però qua intanto la forza emotiva scende. Ah, però se assorbiamo le sue assorbi emozioni, si dovrebbe alzare la forza emotiva. Vediamo se ce lo lascia fare o bisogna essere amici. Cielo, non so se è una cosa... Ah no, è una cosa che ai Sim non piace. Infatti l'amicizia è scesa. Facciamo così. Non lo sapevamo perché ovviamente la sua magia nel vecchio mondo funzionava diversamente, quindi direi perlomeno di scusarci. Nel senso, facciamo pensieri profondi. No. Complimenti, fa un discorso esortativo. Lei ovviamente si sta scusando per quello che ha appena fatto, no? È una specie di... Guarda, mi dispiace perché non sapevo che i miei poteri potessero avere questo effetto. Ci sta. Nel frattempo, però, vogliamo vedere cosa fa questo albero. Prima osserviamolo e poi evochiamolo. Però no, non voglio tutte queste cose. Lei sta continuando a parlare tranquillamente con questo bambino, con Atlas, quindi appunto sta cercando di integrarsi al meglio. Ah, ecco cosa fa alzare anche quindi, ok, punti capacità. Sì, tanto non state parlando. Ragazzi, ma cosa state facendo? Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Ha trovato questo albero che gli ricorda la sua vecchia casa, gli ricorda la magia, sente la magia di questo albero, quindi ha deciso di venirlo a vedere più da vicino. Ok. E poi vediamo cosa succede se ci interagisce. Non me lo sono neanche spoilerato da altri video YouTube, questa espansione. Le altre che non avevo da Life and Dead in avanti, sì, ma questa no. Ho proprio voluto che fosse una sorpresa. Elaria ha evocato l'olmo potente sempreverde, l'amico da giardino prediletto di chiunque. L'olmo potente può trattenersi solo per un certo periodo prima di dover tornare all'albero di Glazwood, ma è felice di aiutare i Sim con la loro, ecco, ma te pareva, con la loro fortuna, il giardinaggio o semplicemente di rimanere a chiacchierare. Chi sei? A parte che bello, cioè la barba con i fiori, molto naturale. Spero che questa, non ho guardato in cassa, ma spero che questa cosa che ha sul braccio si possa mettere anche i sim. Presentazione amichevole, assolutamente. E si chiama, ha proprio solo l'olmo potente, gnomo da... Ok, buffo, barzellette.
su Barbe Baffi, lei non è abituata, nonostante che venga da un mondo fatato, a vedere una creatura con i fiori sulla barba, quindi gli fa una battuta e poi assolutamente impara a conoscere, cioè per lei è una creatura del tutto nuova, cioè ok, giardinaggio ci sta se ci deve aiutare col giardinaggio, quindi cosa funziona? Come funziona? Voglio vedere, allora torniamo a casa. Qua acquista articoli da giardinaggio e... ah, no, non particolarmente. E per piante domestiche vive. Bello. È nel nostro quartiere, quindi qua possiamo comprare qualcosa. Ovviamente l'interazione non è vista. Ah! Frutti per vasi di piante da tavolo. Giardinaggio volume 1. No, ma ragazzi abbiamo pochi soldi. Ma io prendo e spando, cioè proprio piante autunnali, piante estive. No, sai cosa? Adesso siamo in primavera, facciamo un bel piante primaverili e poi basta spendere soldi. Seme di arbusto malinconico, ok. Vabbè, questi adesso no. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi allora, corri fin qui. No, dov'è? Vola qui all'istante, perché lei ovviamente può volare. E poi saranno nel nostro inventario. Apri pacchetto di semi e apri pacchetto di semi. Quindi si è ritrovata con... Vabbè, la mandragola già ce l'avevamo. Valeriana, limone, mora, fagioli di soia e uva. Ok, allora, un bell'albero di limoni, perché qua è un po' spoglio, poi mi piacerebbe mettere tutti gli alberi, ma poi li spostiamo bene, quindi mettiamo un limone qui. Ok, anzi, li ha venduti tutti, perfetto. E inizia a fare pianta. Quindi inizia pure a dare piante alla terra, che è il suo scopo, che poi andremo a vedere bene che cosa succede, così intanto acquisisce giardinaggio. Fagioli di soia, io li metterei, però ne abbiamo solo uno, per adesso qui. Invece, radice di valeriana e mandragola mettiamo qui. Le altre le vendiamo, per adesso vogliamo solo una pianta, poi al massimo ce le riproduciamo noi. Perché non me le fa vendere? Strana sta cosa. Devo aprirle? No, non me le fa vendere. Così. Ok, va bene, forse dobbiamo toglierle. Fortuna. Non ci fa vendere sta valeriana. Va bene. Penso sia un bug, perché non posso neanche più spostarla. Ah, perché qua c'è pianta, quindi aspetta un attimo. No, non la devi piantare, no! Vabbè, fa niente, abbiamo una pianta di valeriana in più. Fortuna e sfortuna possono influire sulle conseguenze delle azioni di un sim, nel bene e nel male. È anche possibile modificare temporaneamente la fortuna di un sim che altrimenti cambia ogni giorno. Tranquilli che se fossi io su The Sims il mio sarebbe tutti i giorni sulla sfortuna. Ed è qua, ecco, la fortuna. E l'aria ha la netta sensazione che oggi la fortuna risplenda fulgida su di lei. Questo l'avevo già letto, ok. Va bene. Andiamo, continuiamo con le nostre piante e mettiamo una mora. Qua metterei le verdure. Qua le piante un po' più magichelle, gli alberelli poi vedremo. Qua qualche fiore, quindi la mora per adesso mettiamola qua. Ci sta. Ah, intanto così, ingredienti di Innisgreen.
Quando li abbiamo ottenuti questi, scusate? Ok, va bene. Sì. Ciao Cri, ciao, benvenuto. Ok, nel frattempo andiamo avanti a vedere e abbiamo, vai in cerca di ingredienti farmaceutici 3 volte, seleziona il suono dove il terreno va in cerca di ingredienti farmaceutiche. Ok, dove stai andando? Sgrida la pianta. Ok, vediamo anche le piante dentro se sono da bagnare. No, pare di no. Amante delle piante, sgrida, di alla pianta che è la tua prediletta, complimentati con la pianta per le abilità fotosintetiche. Fotosintetiche. Ho letto sicuramente male. No, sì, è giusto. No, fotosintetiche, sì, è giusto. Sì, fotosintesi, ok, sì, ma non l'avevo mai letta così. Ovviamente io qua l'ho fatte più grandi, di come erano nel gioco. Facciamogli fare sta cosa, quindi lei cerca ingredienti, un po' di semi gli sono stati donati appunto, altri deve cercarle lei. Vai in cerca qui, assolutamente, vieni Ilaria. E l'aria ne sa un po' di più sull'uso dell'abilità vita naturale per badare ai propri bisogni in modo naturale. Ecco qua un'altra abilità nuova. L'abilità vita naturale consente a tutti i sim che siano almeno bambini di soddisfare ogni bisogno a contatto con la natura. Consulta la lezione sull'abilità per saperne di più. Noi anche questo dovremmo assolutamente farlo. Qua è dove l'ha sviluppata, adesso può fare il bagno in qualsiasi specchio d'acqua, che sia abbastanza profondo, ok. Può fare il bagno con la spugna in un bagno pubblico al centro fatato di Etherview, che poi è Everdew. Ok. Consumare i cibi raccolti aiuta Ilaria a guadagnare un po' di divertimento. Bello. Continuare per... Ok, va bene, questo non è niente di importante. Va bene, vediamo se ha trovato qualcosa. Ilaria? No. Ah, sta ancora cercando, scusami, hai anche ragione. Ha trovato un groom. Ok, questo è nient'altro che della cosa di trofei di My Sims. Non sapevo si potessero trovare anche sottoterra così. Beh sì, c'era già quell'opzione scava, quindi in realtà ci sta che si trovino anche così. Però noi vogliamo assolutamente degli ingredienti farmaceutici. Una begogna. No, questa assolutamente poi la andiamo a piantare qui. Perché, a parte che io le begogne le faccio morire. No, ma dove... Ah, è qua, ok. Così vediamo anche come sarà. Qui perché c'è un libro? Di cosa poi c'è un libro? Acquista gli ingredienti. Ah no, io qua ho comprato quello per essiccare le piante. Non credevo si potessero anche comprare da quello. Bene, buono a sapersi. Cerca ancora perché non so se ce l'ha dato. Ma no, perché secondo me non è un ingrediente farmaceutico la begogna, anzi dovrebbe essere tossica. Dai tipi di begogna che ho io sono tossiche, quindi mi sembra un po' strano. Cosa ci ha dato? Niente. Non ho trovato niente, quindi può anche succedere. Lei non si dà per vinta, vendiamo questo che non ci serve perché noi abbiamo bisogno di soldi. Absolutely. Continua a cercare. Ah, vai in cerca di ingredienti, però ci serve l'abilità farmacia 2 per farlo apposta. Quindi ragazzi, io le farei sviluppare una patata. Beh, le patate ci stanno, le mettiamo magari invece da questa parte. Quindi adesso intanto pianta, perché questo è il primo giorno, devi proprio sistemare. E apriamo anche i semi di aglio perché mi piacerebbe, essendo lei così verde e così naturale, farle coltivare quasi tutti gli esemplari di piante che riesce a trovare. Quindi anche questo sarà un nostro obiettivo, eh? Ok, brava, tu continua a piantare, va benissimo.
Ah, la fortuna ci ha fatto trovare dei Simeon. Pianta, grazie mille. Ok, altri sì. Quindi piantiamo e piove. Lo so, mi dispiace che non ti piaccia la pioggia. L'aglio lo voglio mettere, mettiamo di aglio 1 o 2 piante. Dai, 2 le mettiamo qui. Pianta. L'uva dobbiamo ancora metterla, non mi ricordo come cresce l'uva. Wetzel. Per adesso mettiamola qui, perché l'uva in realtà è una rampicante, però non mi ricordo nel gioco com'è. Non mi ricordo se l'ho mai piantata in realtà o se è nuova. No, non penso sia nuova. Allora, non dobbiamo neanche bagnarle le piante perché sta piovendo, quindi siamo fortunati. Abbiamo scelto proprio il giorno giusto. Qua addirittura la nostra valeriana e la mandragola. Vabbè, qua per favore togli. Eh, sradica e sradica, ne voglio solo una e una. Sì, vabbè, però meno la monnezza, butta via. È necessario un bidone dei rifiuti. Ecco, fammi indovinare che non gliel'avevo messo, non gliel'avevo messo. Prendiamo un bidone dei rifiuti. Certo. Classico, va benissimo, magari che costi poco e che stia abbastanza bene qua. Questo con un po' verdeggiante. Però mi piace che si veda. Però neanche dall'altra parte del globo, possibilmente. Taratata. Qui? No, perché c'è questo. Vabbè, dai, qui va bene. Qui. È un po' nascosto, ci sta. Poi magari gli metteremo un vasetto davanti. Butta via. Non ho guardato i suoi bisogni, sono le 21 e... Scende questo? Però prima di andare avanti, vediamo un attimo qua dal tavolo se possiamo già fare qualcosa. Studia le cure farmaceutiche, assolutamente. Oh, Etchemin. Ecco, c'è tutto in mezzo. Mi dispiace, Laria, scusa, ho appena costruito il lotto, speravo che ci stesse tutto, ma a quanto pare no. Ah, dai, così dovrebbe andare. Questa la volevo non proprio... Ok, attaccata al tavolo, ma un po' in fuori. Vai, studia le cure farmaceutiche. Sensei. Non ci sta ancora, ma non ci sta per il tavolo o non ci sta perché l'ho messa davanti a questa? O forse per l'erba? No, l'erba non dovrebbe influire comunque. Provo ancora. Facciamo così. Poi lo rimettiamo a posto a seconda di Vossia. Vai. Jessene. Non può. Cerchiamo di capire anche qual è l'errore. Strano, eh? Non è il tavolino davanti il problema. Forse è questo direttamente. Impossibile intersecare altri oggetti. Perché? Forse per l'erba? Non posso proprio avere l'erba? Ah no, forse è per direttamente questo. No, perché mi piaceva qua, ho fatto questa specie di muretto apposta. Questo cos'è di grazia? No, mi fa molto strano, eh. O serve più spazio ancora e il tavolino... Allora, facciamo un attimo così. Ma
Mettiamolo un po' in avanti. Va bene, lì dietro sapete cosa? Se ci sta metteremo un bell'albero. Va bene. Il tavolino però ragazzi lo voglio qui. Assolutamente. Ok, studia le cure farmaceutiche e vediamo anche le animazioni. È molto triste perché buon sangue non mente, chi fosse venuto nell'aria ha dovuto fare una scelta dolorosa. Air Fare del male alle piante non è mai facile. Ah, perché abbiamo sradicato una pianta, ok. Buono sapersi, cercheremo di non farglielo fare se non gli piace, giusto? È arrivato anche qualcuno, eccola qua, Ah. Lilith Vatore. Ooh. Non andrei, adoro, grazie, mi fa piacere che vi piaccia. Non andrei a farla adesso, subito. Finisci un attimo questo e poi la facciamo parlare. Amichevole, presentazione amichevole, perché noi dobbiamo usare la forza emotiva. Lei Uh-huh. vorrebbe fare amicizia, però da una parte è come se fosse, innanzitutto acquisita l'abilità di farmacia, è ufficialmente un aspirante farmacista che intende aiutare se stesso e gli altri, una serie di ricette attende solo di essere sbloccata, cure per i malanni, elisir e portafortuna. Continua a sviluppare l'abilità creando al tavolo farmaceutico, facendo ricerca al computer o leggendo libri sull'argomento. Ok. Sì, certo Lilith, come no? Che bello seguirla anche nel suo vialetto. Mica parlerai attraverso il muro. È passata attraverso il muro. Ci voglio credere. Dove state andando? Cosa state facendo? Dovete solo presentarvi, non dovete andare, non so. Ok, è iniziata male l'amicizia, non so come mai. Arvanian. Ricarica i bisogni di Lilith. Renoi. Assolutamente. Ah no, 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 non caricare i bisogni di. C'era scritto che dovevamo farlo con 3 sim, però, quindi ci starebbe anche. Ah, perché ho lasciato uno spazietto qua, meraviglioso, che non me ne ero accorto. Ugh. Le ha caricato i bisogni, ma a noi questa Lilith non piace molto, è troppo spavalda. Ricordiamoci sempre che l'aria viene comunque da un passato appena subito un trauma, quindi non ci piace molto. Lei sembra molto spavalda, adesso andiamo ad assorbire l'emozione, anche se lei non è molto d'accordo, diciamo che per istinto di sopravvivenza i poteri di Elaria prevalgono e va ad assorbire l'emozione di What's Lilith. yob yup big Di quanto sale, tra l'altro, la forza emotiva? Gnè, gnè, non troppo, però ragazzi abbiamo un punto di capacità che direi di andare a vedere. C'è manipolazione, emozione o natura. Manipolazione, cura o trasmetti il malanno. Ok, ma non fa parte di Elaria sicuramente. Influenza l'emozione di un altro. Questo serve per influenzare le emozioni. Ok, perfetto. Poi c'è livello 1, nutri la pianta, livello 2, incanta la pianta. Questo è molto più sulla lunghezza d'onda di Lilith. Guadagno di forza benigna. E l'aria ricava un piccolo aumento di forza emotiva dalle interazioni sociali amichevoli, romantico buffe. Bello anche questo, perché lei comunque di base è una fata molto, sì, una fata della natura, ma molto amichevole, molto altruista, quindi rubare così la forza emotiva non mi piace tantissimo. E l'aria ricava un piccolo aumento, guadagno di forza maligna. Sì, è l'opposto, no. No, ragazzi, guadagno di forza benigna, assolutamente. Così adesso proviamo un attimo a parlare con lei, cioè Ilaria si sente in colpa un po' per quello che ha fatto alle Choma emozioni Maestro. di Lilith e quindi anche se è Quest. partita col piede sbagliato Lilith, diciamo che Ilaria dice ok, sai cosa, le do un'altra opportunità perché ho sbagliato anch'io, proviamo un attimo a Yebony. sistemare le cose. Denise. From Shade Chiacchiere. Simonestero. Impara a conoscere perché Bianca. l'ha appena Claudeloy. conosciuta. Io Nibidel. quel sim verde che ho evocato prima non so dove sia. Oh. Quindi, quindi sì, va bene.
Ci sta che vuoi riporre, ma direi di farti fare almeno un po' di amicizia, cioè, visto che direi di no sui vampiri. Lei è una vampira. Pensieri profondi. Conversazione profonda. Decidiamo di aprirci un po' con Lilith e dirgli un po' il nostro passato. Ovviamente a grandi linee, niente di sconvolgente. Vogliamo proprio un attimo aprirci e ci sta, perché alla fine abbiamo anche bisogno di parlare con qualcuno. Quindi chiediamo ancora, magari chiedi della carriera, informati su quello che fa lei e farei un'altra volta leggi laurea, mi piace. Lilith è disoccupata, facciamo leggi laurea. Ah, c'è anche coso, sì, Caleb. Amichevole, presentazione amichevole. Quindi lei non era venuta da sola, si è portata anche Caleb. Giallo, la fiducia nei tuoi mezzi è fuori scala. Chiunque sappia affascinare come te può chiedere qualsiasi cosa all'universo e raccoglierne i frutti. Ah, ok. Va bene. L'hai salutato, scambiamo due parole anche con Caleb, così ci siamo fatti le prime amicizie. Mi sembra anche giusto. Cosa sta succedendo? Perché non va avanti niente qua? Ok. Dopodiché, ragazzi, direi grazie. Manda a casa e manda a casa. Sta coccolando una pianta. Che carina. Cioè, è la versione mia femminile fatata. Ok, ciao a tutti, grazie di essere passati. Tina sta dormendo nel pollaio. Direi perché i semi non li fa tutti lo stesso giorno, ovviamente li farà poco alla volta, quindi partiamo da questi, fai. Apri. Oggi lei se l'è presa molto comoda, poi oggi è il primo giorno, quindi dobbiamo anche farle fare un po' piantare queste piante. Allora, erba matta, una la vogliamo. Questa è erba acquatta, uno lo vogliamo perché vogliamo tutte le piante, quindi ci sta. Questa è la campanula e una la vogliamo anche. Le altre le vendiamo perché ne vogliamo solo una, è più che sufficiente. Margherita ne mettiamo anche una, però per terra, tra i vasi, ecco. E mettiamo le due di margherite perché ci sta. Non ci sta in mezzo, ma fa niente, poi lo metteremo con la modalità costruisci appena spiantata. Erba strofinata, la mettiamo anche qua. E poi erba gatta normale, però non abbiamo più vasetti così, ma fa niente perché non li vogliamo tutti nei vasetti, possiamo metterne anche un po' fuori. Quindi tu vai a piantare. Perché non ci dà pianta? Fa troppo freddo per piantare ed è primavera, meno male. Questo è caldo. Ci sta. Non so perché questa valeriana non ce la fa fare, però mangiamo, perché lei può mangiare direttamente i frutti così. Ah, era proprio buggata questa. Guardiamo anche l'altra, se è buggata, mangia. Sì, ragazzi, è proprio buggata, credo. Va bene, va benissimo. Quindi, primo giorno ha conosciuto qualcuno, ha iniziato a piantare, a guardare il giardino. Bene. Amante delle piante, proviamo a fare, quindi complimentati e voglio vedere un po' che cosa succede. Niente. Sì, aumenterà sicuramente la cosa della pianta. Prima di andare a dormire, ovviamente studia le cure farmaceutiche, sicuramente, perché vogliamo proprio che lei, cioè è proprio nel suo interesse crescere e aumentare, come se non ci fosse un domani. Perfetto. Adesso è molto tardi, quindi decide di andare a dormire. Sicuramente le facciamo fare una doccia
Le facciamo usare il gabinetto. Ovviamente non c'è il cibo, quindi potremmo anche non farla mangiare. Io non lo sapevo che le fate non mangiassero, quindi la cucina gliel'ho fatta lo stesso, però va bene perché poi lei, essendo una fatina molto amichevole, sicuramente vorrà invitare a casa sua dei sim, fare amicizia. Ma dove sei finita, Elaria? Non ho capito perché mi si blocca qua. Fwibsy Nibsy. Ah, ok, era proprio l'animazione che... Non lo so. Prova a fare bolla fino qui. C'è un problema con la doccia? Non capisco. Tutte le mod che ho sono tutte aggiornate. Ho guardato e l'ho rimessa a posto. Fai la doccia? C'è un problema proprio con la doccia. Usa? Lavati le mani, lo fai? Ok, non è un problema col bagno in generale, ma è un problema proprio con doccia e gabinetto. Secondo me potrebbero essere le piante, anche se non ha fatto ehi Dada, come per dire non riesco a passare. Vediamo un attimo. Non è che ne ho messe poi così tante, eh. Proviamo a toglierle, anche se mi rincresce tantissimo. Questa facciamola solo più piccola, ma lasciamola. Ci mancherebbe altro. Era molto più bella prima. Ecco, fa niente. Ok. Vediamo se adesso di grazia riesce a usarmi la doccia. No. Non vorrei che fosse solo una doccia magari per esterno. Niente, va bene, niente doccia. Allora facciamo così innanzitutto perché sono quasi le 5, dormi. Quindi lei finisce la sua prima giornata, è un po' stanca, ma no, non può neanche usare il letto, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Neanche la calcola. Sì, tesa. No, perché, scusate, ero sovrappensiero. Non capisco cosa possa succedere, non capisco perché, tipo, se facciamo siediti qui funziona? No. Cioè, noi non possiamo proprio avere delle interazioni in casa se non lavarci le mani? Fai un pasto veloce. Vabbè, sì, non c'è il forno a microonde, ci sta. Proviamo a cucinare. Poi regaliamo il piatto a qualche sim. Può cucinare, ok, può cucinare, perfetto. Sì, ovviamente lei non sa, ora con la fortuna che abbiamo, c'è un incendio in casa, però non capisco come mai non possa usare, forse perché lei dorme diversamente? No, nel letto possono dormire. Allora, questo mettiamolo nel frigo, tanto tu non mangi, quindi no, mi spiace questa cosa. Prova a farla dormire fuori o terra, che è quello che volevo fare, cioè col tempo volevo poi svilupparle l'abilità vita all'aperto e quindi farla dormire fuori. Cioè, questa casa è proprio solo quella che le è stata regalata da questo mondo, essendo una, chiamiamola così, ehm, una ragazza che viene da un altro mondo con problemi. Questo mondo ha voluto aiutarla e le ha offerto una casa. Ovviamente lei ne avrà poco bisogno, però ho visto, cioè ho letto che con una pianta matura, non so, qua siamo pieni di piante ma sono finte. Nel gioco sono vere, ma in realtà sono finte, non le dobbiamo curare. Lei può... ecco qua tra l'altro è già fiorita la pianta di valeriana.
Depurati nella natura, questo è anche nuovo, quindi avrei voluto farle tutte queste cose, però non il primo giorno, quindi va bene. Oh, ragazzi, diventa piccolina! Ed è salita l'igiene. Espansione mia preferita, cioè non fai così. Io volevo farla dormire un po', però ci sta che dorma per terra, va bene. Così mentre dorme parliamo un attimo, ci aggiorniamo sulla storia. Lei il primo giorno è andato, anzi è già praticamente mattina, però un po' l'energia facciamogliela aumentare. È molto in ansia, ma è un po' più tranquilla perché vive praticamente comunque sempre nel verde, quindi questo la sta iniziando a rassicurare un po'. È ancora tanto spaventata dal mondo fuori, quindi ancora questo piccolo trauma che deve portarsi dietro. Sicuramente farà fatica a socializzare, infatti ha fatto un giro nell'isolato, ma non è andata a conoscere persone, quindi il primo passo che dovremmo farle fare a lei, oltre un attimo a sbloccarsi grazie alle interazioni dell'aspirazione, quindi a voler seguire la sua vocazione, sarà quella di farle superare questo suo trauma dovuto proprio al fattore del suo passato. Direi che basta, hai dormito, va bene, pianta. Ora è tesa sicuramente perché ha dormito fuori, quindi si è svegliata un po' male perché ha dormito in un posto che non conosce. E quindi, carriera di naturopata. Elaria, alcuni incarichi da svolgere. Quale deve scegliere? Vai al lavoro, lavora da casa, prendi ferie pagate. Prendi ferie pagate anche no. Ricevi clienti nel lotto di residenza non si può fare fino alla carriera di naturopata, ma ovviamente lavora da casa, ma mi spaventa perché noi non abbiamo neanche ancora ingredienti, siamo un poco, non lo so. Cioè, sì, infatti, cioè, come dico sempre io, il cioè. Vai a lavoro. Primo giorno vai a lavoro normale, appena hai finito di piantare, proprio con tutta la calma possibile. Grazie Atlas, ci fa piacere che ti piaccia la nostra amicizia con Lilith, anche se non la definirei proprio ancora un'amicizia. Questo non ti piaceva? Va bene. Erba strofinata è quella che abbiamo messo qui. No, questo. Ok. Lei ovviamente è a lavoro. Mamma mia, come scende la forza emotiva. Ragazzi, muore prima. Ciao dall'Aldina, non mi conosce? No, vabbè. No, grazie, mi sembra qualcosa di losco. Questa è un'altra spaziale. Elettricità statica. Zappa e l'aria scatta dalla sedia appena prende la scossa dal computer. Ormai ridotto a un rottame. Il sim cliente che l'aria stava valutando tira su col naso rumorosamente e si offre di ripararlo. Offre un fazzoletto al sim cliente fatti da parte, rifiuta ma ipotizza un problema di narici soniche. Offre un fazzoletto e fatti da parte, quello che farebbe lei essendo ancora un po' così timida. Il sim cliente prende il fazzoletto ed rompe in una raffica incontrollabile di starnuti. Tutto ciò che poteva rompersi nell'ufficio è andato in frantumi. Il sim continua a scusarsi mentre l'aria gli somministra una cura per le narici soniche e lo accompagna all'uscita. Ok. Ha anche le votazioni di quartiere, elettrodomestici economici ci sta, però facciamola votare se non ci muore, perché ragazzi non credevo che l'abilità forza emotiva scendesse così velocemente. Cosa c'è Lilith? Stavo pensando di cambiare lavoro, sì, cambia lavoro, sei disoccupata, non so che lavoro vuoi cambiare, ma va bene. Si vede che nel frattempo in questa notte ha trovato lavoro Lilith. Ehm, Questo è un problema. Se non possiamo mandarla a lavoro per la forza emotiva è proprio un problema. Ovviamente dobbiamo farla rientrare prima. No, no, assolutamente.
Facciamola stare il più possibile tesa. Il pensiero che le piante non ricevono l'affetto e l'attenzione che meritano sta tormentando Ilaria. No, basta ragazzi, basta telefono, vi prego. Lezioni sim amanti delle piante, ok, qua perché vogliono stare vicino alle piante, questo ok, già lo sapevamo. Non vorrei, ragazzi, non vorrei che mi... Ah, eccola qua che appare già l'avviso. Emotivamente affamata. Ilaria è emotivamente affamata. Ogni fata che esaurisce la propria forza emotiva è destinata a morire. Ilaria può recuperare tale forza assorbendo le emozioni di altri sim, bevendo pozioni dell'emozione, oppure avvalendosi dell'interazione autonoma rigenera la forza emotiva di una casa patata. Questa l'andremo anche a fare. Acquista una casa patata. Questa ci sta, cioè dovremmo averla. D'altronde è una fata. L'ha recuperata. Io non so come l'ha recuperata, cioè è apparso questo avviso e la forza emotiva è risalito, cioè l'avete visto anche voi. Perlomeno non è morta, quindi vuol dire che a lavoro c'è una speranza di farlo risalire? Non lo so. La casa fatata, perché qua forse c'è. Cioè, siamo nel quartiere delle fate da qualche parte, se non è questo quartiere è il prossimo. Che bello un fungo, mi ascolti. Ah, è vero, c'è anche questa interazione, però questa la vedremo con più calma la prossima volta, che oggi è proprio l'inizio, quindi è così, molto easy. La prossima volta le faremo fare delle cose specifiche. Ok, qua c'è un orario. Non è qua la casa fatata, secondo me è nell'altro quartiere, che non esploreremo oggi, perché oggi, cioè, dovevamo iniziare con Elaria, non potevamo mandarla solo in giro e basta, però avrà tutto senso, puntata per puntata. Forza emotiva. Vediamo un attimo sta casa delle fate. O casa fatata. 500. Beh, bello però ci sta. Casa patata, che bella questa. No, però lei me la vedo più così. Rosso. E lo vorrei mettere, non ci sta. Magari... Però questa è la sua casa fatata. Quindi questa è proprio casa sua in versione piccolina? Oh! No, allora vicino a casa. Tipo qui, non me la fa mettere. Ci sono troppe cose, dovrei usare il trucco, non volevo. Cioè, non volevo mettere di nuovo Move Object. No, ci sta. No, e l'entrata comunque rimane bella. Sì, sì, assolutamente. Quindi, Elaria, hai la tua casa patata. Dormi, rinomina la casa patata. Ragazzi, che nome diamo alla casa patata? E aspetto anche il nome del pollaio, eh. Organizza una festa da ballo, fai un bagno, metti nell'inventario, quindi ce la possiamo portare dietro, ecco perché scende così velocemente, rigenera la forza emotiva, assolutamente. Vai Elaria, per lei è stata molto stancante, sta bellissima, sta giornata lavorativa proprio perché primo giorno di lavoro, lei non ha mai lavorato in vita sua perché nel suo mondo c'erano solo fate, funzionava diversamente, si è ritrovata qua con nuove abitudini da fare e quindi adesso sei un attimo ripresa. Perfetto. Chi sei tu? Ah, il tipo losco. And just thanks. Yes. Wingo. No. Però le piante, ora fa ancora freddo, però fa niente. Innaffia, così vediamo anche qua bene. No, la votazione è chiusa, mi sono dimenticato. Vabbè, fa niente. Diciamo che ci sta, sempre secondo la nostra storia, lei manco sa di queste votazioni di quartiere, poi facendo amicizia con altri sim sicuramente verrà a scoprire cose che non sapeva. Vediamo se si può piantare, è troppo piccolo il vaso. 2 di giardinaggio, vabbè l'abilità di giardinaggio la sapevamo già, quindi no, qua tu non puoi piantarla, allora la piantiamo un po' all'esterno.
Sì, dai, poi le mettiamo in centro. Cioè, non in centro, le mettiamo con un senso. Tu comunque pianta. Sì, questa prima puntata dobbiamo proprio usarla per Elaria per farle preparare quello che è il suo grande giardino. Tristo mietitore, no, dai ragazzi, però basta. Lei il telefono non sa manco cosa sia, per lei è tutto normale, quindi mettiamo un bel silenzioso. Cioè, Elaria sono io praticamente, versione fata e femminile. Vita in campagna, dolcetto amichevole. Effetti sui polli e le mucche lama dà slancio positivo istantaneo alla relazione tra il sim e l'animale. Se riusciamo a farlo, crea. Non si fa con questo, vero? Penso proprio di no, quindi non ho capito niente. Ah, ma vita in campagna è questo, no? Ma che... Sì, scusate. Ho avuto un attimo di... Ok, allora, innanzitutto però studia, a parte che acquista ingredienti farmaceutici semplici, così iniziamo a piantarli il basilicio, sì. Limone l'abbiamo piantato, la margherita l'abbiamo piantata, il petalo niente, salvia prendiamola anche, quindi con qualche simoleon che abbiamo guadagnato lo usiamo a mettere qualche aromatica. Noi qua avevamo messo già la pianta di soia, le aromatiche per adesso mettiamole di qua. Quindi mettiamo il basilico e la salvia, pianta. Vai. Poi innaffia anche, qua sono da innaffiare, no, qua no, qua però sì. Ok, così abbiamo anche qualche nuova piantina, anche se poi gliele faremo cercare ovviamente, però ci sta che nel frattempo andiamo avanti col mettere i nostri semi, perché quello è l'obiettivo che lei ha oggi, no? Finirsi un attimo a casa. Qua se non sbaglio erano gli alberi, no, frutti base. Frutti base. Allora apriamo per favore. Uno e due. Ok, e abbiamo carota che ne avevamo già una. No, more, dove l'ho messa la carota? Non l'abbiamo messa, ma seriamente. Mm. Mettiamo la carota. Magari non vicino alle more, ma vicino alla patata, essendo una radice. Di carota ce ne basta una. Per adesso, poi col tempo faremo tutto. Il fungo, no, il fungo non nell'orto, il fungo verrà qua sotto l'albero, sperando che ce lo lascia piantare qui, lo spero proprio tanto. Uno e due, pianta per favore l'aria. Gli altri per adesso possiamo venderli. A parte che magari qualcosa potrebbe servirci per la farmacia, però fa niente, abbiamo anche bisogno di simoleon. Questa cos'è la soia? No, sono piselli. Quindi vicino a... Qua abbiamo messo la soia. Beh, andiamo anche con i piselli. A posto. E questo cos'è? Il taro, che è sempre una radice. Lo mettiamo qui. Perfetto, guardate che bello. Stiamo iniziando ad avere un po' di piante, così casa sua sarà completamente verde. Oh, Poi ovviamente dobbiamo innaffiare tutto. Il nostro amichetto verde è sparito, quindi manco lei sa cosa volesse esattamente questo dalla vita, nel senso, ci siamo trovati in casa, va bene. Qua volevo mettere anche dei pesci in realtà, però vabbè. Mi ero dimenticato di questa opzione. Nel frattempo, però, aspettate, diamogli una sistemata anche alla casa perché queste piante poi crescono e noi le vogliamo con un minimo di senso logico. Cioè, mi piacerebbe che sia proprio come una specie di... Però allora i vasi più avanti. E le cespugliose più indietro. Ecco.
Ecco, come vi dicevo l'altra volta, che in realtà no, però qua mi piacerebbero tutti i vasi. Quindi questa spugnosa la mettiamo qui. Aspettate, eh. Ok, vediamo anche le altre. Ah, qui. Limone, ma limone sì. Però direi proprio sull'orlo, che faccia anche un po' da ombra a questa che è la valeriana, no, è la mandragora, che vabbè fa niente. Ok, i funghi lì sono perfetti. Ah, ho fatto la rana che sputa per terra, vabbè fa niente. Anziché nel laghetto, non fa niente. Ok, quindi Elaria, divertimento e forza emotiva. Ragazzi, c'è una fata e l'aria la vede dalla finestra e va subito a farci conoscenza. Finalmente vede una creatura simile a lei. Finalmente. Ok. Anche lei perde le ali quando scende? Ah, perché non è nella sua forma. Chi sei tu? Titania, sogno d'estate. Titania. Ok. Assolutamente, finalmente abbiamo visto una creatura come noi, quindi complimenti. Si complimenta con lei. Lei finalmente dice: Allora, non sono l'unica fata, a sto punto potrei anche farci amicizia, nel senso, le piacerebbe proprio tanto. Perciò, innanzitutto, chiedi della sua giornata, chiedi del più e del meno, così ti diverti anche un po', magari dicendo una bella barzelletta. No, Titania, non scappare, no! Ah, vai direttamente in casa nostra, come se fosse la tua proprio, ma come ti permetti? Buffo, ti ho detto barzellette, facciamo sui politici. Lei non conosceva cosa fosse la politica prima di venire qua, quindi ci sta. E poi sicuramente vediamo chiacchiere. Condividi qualche dato personale, quindi gli racconta di essere di un altro mondo, gli racconta di non essere di qua. Ci sta. Come mai i rifiuti sono per terra? Così. Titania, la carriera di Elaria, la situazione finanziaria di Elaria, cioè praticamente sa che siamo poveri, ok, perfetto, e che non sappiamo neanche lavorare perché non abbiamo mai lavorato prima. Fata con un'altra fata A, rileva le emozioni, assorbi l'emozione. Chiedi di madre natura. Ma perché? No, Elaria, sono le 10, non puoi andare a dormire a quest'ora. Cioè, assolutamente chiedi polvere fatata. Ci ha dato della polvere fatata che dovremmo essere in grado di produrre noi, ma non fa niente. Questa polvere magica è dotata di poteri particolari e si può ottenere direttamente da una fata o andando in cerca di cibo. Le fate possono sfregarle via da sole o inserirle nel proprio inventario, inoltre le lasciano cadere quando si puliscono oppure quando fanno fichi fichi o una scappatella con un altro sim. La polvere fatata può essere destinata a vari scopi magici. Le fate le usano per attivare la propria capacità, rigenera la forza emotiva. Ah, si può anche usare per incantare oggetti come le piante e gli altri vegetali con la pressa botanica. In più, la polvere fatata ha il potere di infondere vita negli gnomi. Oh, questi piccoli aiutanti possono rendersi utili nel giardinaggio, nelle riparazioni, nelle pulizie, oppure difendere con sprezzo del pericolo la tua unità familiare dalla morte e dagli gnomi malvagi. Ragazzi, Elaria si farà un esercito di gnomi, cioè regina fata degli gnomi. Punto.
Abbiamo anche solo una gallina che tra l'altro forse raccoglie le uova, il mangiare ne ha ancora, visto, perché le uova le useremo da vendere, giustamente, perché noi non ce ne facciamo niente, non dobbiamo mangiare, o da regalarle anche altri sim, poi eventualmente, quindi perché essendo buona e generosa possiamo... No, vabbè, adesso lasciamo solo una gallina. È andata un po' avanti col giardinaggio, va bene. Quello che possiamo farle fare adesso è farla divertire un po', però come si può divertire una fata? Sempre con... voglio vedere se, adesso che c'è una fata, organizza una festa da ballo. Voglio proprio vedere se lei può farne parte. Cioè, sta ballando, poverina, deve essere molto emotivamente triste per organizzare una festa da ballo e ballare da sola, ma non fa niente, si deve riprendere, deve vivere e deve vivere bene da fata felice. Piaciuta la festa? Tutto a posto, Elaria? Ok. Ti farei divertire un altro po'. Non so se qua le piante d'interno non vorrei che mi morissero. Mantieni le piante domestiche vive, cosa vuol dire? Dove sei? Brava, vieni. Questa interazione ce la dà? Perché gli sta spruzzando qualcosa che questa mi è nuova. Complimentati con la pianta, vediamo anche se si diverte. Ah. Ah, è un'opzione che fa più piante, ok. Ah, anziché avere annaffia, qua hai... Boh, direttamente ci prende quelle di tutto il lotto. Ok. Però il divertimento sale qua. Ok. Douche Yibs. Ripsel. Ah, Bergaba. Ufa. Ok, direi adesso voglio vedere come funziona la polvere fatata ancora. Aggiungi nello scenario. Raccogli. Ma. Ok, capirò come funziona, Giardinaggio, ovviamente abbiamo più cose. Allora, a sto punto, assolutamente, prima di tutto, rigenera la tua forza emotiva. Prima di farmi prendere un altro infarto, per favore. Grazie. Dai, va bene. Dopodiché puoi andare a dormire. È meravigliosa, questa animazione è meravigliosa. Quindi, anche il secondo giorno di Elaria è passato. Questa prima puntata era un po' semplicemente un inizio, quindi lei inizia a coltivare piante perché vede un giardino che per lei è spoglio e vuole coltivare queste piante, oltre perché le piacciono anche per creare quella che è una farmacia, quindi creare le sue abilità farmaceutiche e usarle per il bene altrui. In più, stare con le piante per lei è come stare a casa, perché lei viene da un mondo dove non c'erano le case, non c'erano umani, c'erano solo fate, come abbiamo già detto. Quindi lei questa prima puntata l'ha usata per sistemarsi un po' casa e per ambientarsi. Come abbiamo visto, ha faticato a creare delle amicizie perché è un attimo traumatizzata da quello che le è successo, ma vedendo una fata è come se qualcosa dentro di lei si fosse di nuovo illuminato. Dice, sì, va bene, allora forse c'è qualcuno come me, si sente un attimo meno fuori luogo, ma un po' più a casa. Ciao, grazie Titania, buonanotte. Ok, quindi questo è come è iniziato tutto questa puntata che era la prima, quindi serviva a noi semplicemente per capire un po' meglio la situazione di Elaria, capire un po' meglio come fosse iniziata.
Mi è arrivata un rumore, ma non ho sentito. Potrebbe essere... Cos'è? Aspettate, scusate. Ah, forse è un nuovo followers, quindi grazie mille, benvenuto o benvenuta. Quindi per oggi è tutto. Io magari in settimana, per mandare un po' avanti, ecco, la parte noiosa, le farò piantare più piante, poi farò l'aggiornamento con voi la prossima settimana. E ovviamente noi ci vediamo tutti i sabati in live alle 16 del pomeriggio e poi la domenica invece usciranno i video su YouTube a mezzogiorno. La domenica. Quindi sia su Twitch che su YouTube potrete poi godervi questa storia sperando che vi piaccia. Sono sempre pronto ad ascoltare i vostri consigli e le vostre opinioni, assolutamente, quindi scrivete sia in chat che nei commenti. Se il video vi piace, la storia vi piace, mi raccomando iscrivetevi e lasciate un bel like. Vi ricordo che non faremo solo storyline di The Sims sul mio profilo, ma anche alcune volte magari parleremo di mod, sì sì, altre volte magari parleremo di alcuni gameplay, alcune volte faremo delle costruzioni, quindi sarà poi un universo molto vario. In più vi ricordo che sotto nell'info box o comunque sul profilo troverete il link Discord su cui stiamo creando una piccola community, se volete entrare a far parte fa molto piacere e trovate anche tutti gli altri link utili, tra cui i social e così via. Quindi ragazzi, spero di avervi un po' divertito, anche se questa era appunto la puntata d'inizio, era un po' quella che era lo start di tutto quanto, quindi forse un po' più la noiosa, quella un po' più tranquilla, però almeno ci siamo fatti un'idea e io mi sto facendo un'idea su questa espansione, così poi posso creare una storia e aggiungerci qualche colpo di scena qua e là. Quindi, grazie mille, noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, grazie di essere stati con me. Ciao ciao!